Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche predestinate per il mese di maggio 2025. Wow, ragazzi, avete la ruota della fortuna. Può essere un periodo di grandi cambi, un periodo di movimenti inaspettati. Quando c'è la ruota della fortuna di solito si parla di un cambiamento veloce ma positivo. Potrebbero essere nuove opportunità che arrivano, dei soldi, perché no? Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 5 di pentacoli, ragazzi. Uh. 6 di pentacoli. Ruota della fortuna nuovamente. Scusate, 8 di bastoni. Torre. Abbiamo la temperanza, la regina di pentacoli e un 10 di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, quindi potrebbero esserci dei messaggi slegati tra di loro. Dopodiché andiamo a vedere i vari settori, quindi l'amore, il lavoro, il denaro, insomma un po' tutto. Dunque, partiamo da questo 5 di pentacoli, che di solito è una carta che indica un certo vuoto, una certa carenza. Abbiamo un 10 di coppe e un 4 di spade. Ci potrebbe essere qualche tema a livello familiare, considerato questo 10 di coppe. Però io ho anche l'idea che sia un momento, probabilmente quello di maggio, dove tenderete a qualcuno proprio a isolarsi dalla famiglia e qualcun altro con questo 4 di spade potrebbe iniziare a trasformare questo 5 di pentacoli, anche perché qui abbiamo un 6 di pentacoli. Andiamo a vederlo. 7 di coppe e re di denari. È come se si aprissero delle opportunità. Considerato il 6 di pentacoli, potrebbero essere proprio delle opportunità commerciali. Io qui ho parlato di famiglia perché di solito il 10 di coppe rappresenta una famiglia in senso stretto, ma come famiglia si può anche intendere una situazione lavorativa per qualcuno. E vi dico così perché il 6 di pentacoli è comunque una carta di contratti. E poi in effetti qui abbiamo anche la ruota della fortuna. Andiamo a vederla. Abbiamo un fante di pentacoli e un 2 di pentacoli. Ragazzi, qui c'è qualche tema tra la ruota della fortuna e il 2 di pentacoli che potrebbe ripetersi in questo periodo. Credo che abbiate bisogno, manca un eremita qui. Ho come la sensazione che abbiate bisogno di guardarvi un pochettino dentro, di rendervi conto
della realtà così com'è. Diciamo che con il 7 di coppe è facile che qualcuno abbia certe idee un po' troppo illusorie, un po' troppo campate in aria. E, e qui è un po' come se si dovesse ritornare a terra, una cosa di questo genere. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. 4 di coppe, cavaliere di pentacoli e regina di coppe. Con l'otto di bastoni, ragazzi, potrebbe effettivamente arrivare una comunicazione, potreste venire a sapere qualche cosa, insomma, che prima ignoravate, o è come se qualcuno vi dicesse in faccia le cose come stanno. Potrebbe essere, ragazzi, un tema tra genitori e figli piuttosto che tra capo e dipendenti. Ho come la sensazione che ci sia qualcuno più in alto e qualcuno sotto. Fatemelo sapere nei commenti. Andiamo alla torre. Abbiamo un 2 di bastoni e un cavaliere di coppe. Guardate ragazzi, io non so se sarà la notizia dell'otto di bastoni o se questa torre è a sé stante, però io ho come l'idea che qualche certezza cambierà. Avete la torre due volte alla ruota della fortuna, quindi qui secondo me qualcuno potrebbe cambiare drasticamente la propria realtà. Se per caso state aspettando qualche aumento di stipendio, per fare un esempio, avete richiesto un aumento di stipendio, un aumento di livello, può essere che ve lo abbiano promesso, però con questa torre ho come la sensazione che no, non arriverà. Qualche cosa che credevate certo non è così. Adesso andiamo a vedere la temperanza. Due di spade, 10 di spade. Voglio andare a vedere anche la regina di denari. Ragazzi, un'altra volta la ruota della fortuna, ce ne avete tre, ok? E asso di spade. Che interessante. C'è qualche cosa che cambia in modo definitivo. Perché qui abbiamo una, due, tre volte la ruota della fortuna, che sono dei 10, la torre, che è una carta di chiusura, e due volte il 10 di spade, che sono carte di chiusura anch'esse. Quindi, secondo me, vi state apprestando a chiudere questo periodo da 5 di pentacoli. Arriveranno delle occasioni molto fortunate, qualche cosa che avete già in piedi e che per adesso è certo potrebbe cadere con questa torre. Tenete presente che può anche semplicemente essere una caduta dell'ego, di qualche cosa che credevamo e che in realtà non è così. Oppure potrebbe essere qualcosa di un po' più importante. Andiamo a vedere il 10 di spade. Forza e imperatore. Datemi una carta per l'imperatore. La regina di bastoni. Ho come l'idea, guardate, mi arriva l'immagine di una persona con le spalle ricurve in avanti, molto demotivata, molto scarica, spompata proprio. Questa è un po' la sensazione che ho di voi in questo mese, cioè come se foste proprio stanchi ed è ora con queste ruote della fortuna di dare un cambio alla situazione, di lasciarsi indietro quello che vi ha fatto soffrire. Potrebbe non essere semplice perché se arrivate da un 5 di pentacoli, avete il 4 di spade, qui avete la temperanza, può essere un passaggio che ha un attimino bisogno di tempo. Però secondo me una volta che trovate la giusta regola, questo cambio lo affronterete nel migliore dei modi. Perché dico la giusta regola? Perché c'è l'imperatore. E quando è girato al contrario è perché è come se si dovessero stabilire certi modus operandi, certe abitudini, certe regole, certe strutture di vita proprio. Andiamo a vedere carta per carta, cioè scusate, settore per settore. Allora,
Se parliamo di lavoro, allora, qui ragazzi può cambiare effettivamente il panorama. Purtroppo non sento che cambi in bene, sento che cambia, diciamo, in peggio, ma perché? Perché secondo me qualcuno di voi si sta aspettando una ricompensa, un riconoscimento, un aumento di stipendio, un aumento di livello, cioè un qualche cosa che voi vi state aspettando, secondo me non arriva a maggio, ve lo posticipano, cioè vi dicono vediamo più in là. Non so, avete bisogno di una settimana per farvi i fatti vostri? A maggio è facile che non ve la diano e che ve la diano più in là, per esempio. Cioè c'è come una sorta di ritardo, secondo me, per quello che voi vi aspettate sul lavoro. Per qualcun altro, ragazzi, non vi nego che potrebbe esserci la rottura del lavoro che avete già, quindi ci potrebbe essere qualcuno che decide di licenziarsi o che viene licenziato. Io prendete sempre con le pinze quello che dico, ok? Perché siete tanti, ognuno ha la propria realtà, quindi se non è un licenziamento può essere un qualche cosa che non arriva, ok? All'interno del posto di lavoro. Vi dico, allora, se siete disoccupati, vi dirò che con tutte queste ruote della fortuna, ragazzi, è facile che troverete qualche lavoro. Potrebbe non essere un lavoro in regola all'inizio, potrebbe non essere un lavoro così stabile, cioè nel senso che magari ha dei contratti a termine, però secondo me cambia il vostro panorama in questo senso, quindi state sereni. Arriva presto. Guarda, secondo me entro la fine del mese già si muove qualche cosa. Per chi è occupato, allora, qui come vi dicevo, se c'è qualche promozione, qualche tipo di, diciamo, aiuto che avete chiesto, potrebbe esservi stato promesso, ma non arrivare a maggio. Potrebbe essere che ritardano questo tipo di aiuto, vacanza, soldo in più, che si ritardi, penso di almeno un mese, almeno. Ehm, E poi un'altra cosa che mi viene da dirvi sul lavoro, per tutte le persone che sono dipendenti, tappatevi le orecchie, cioè non sentite quello che gli altri dicono perché potrebbero arrivare voci strane. Per quello che riguarda invece i lavoratori autonomi, soprattutto se avete avuto delle difficoltà finanziarie in questo momento, se vi siete separati dal vostro socio, se avete avuto qualche crisi, mettiamola così, o se la state avendo, qualcuno potrebbe decidere di rompere le collaborazioni proprio adesso a maggio, dopo averne parlato con il socio, il collega, insomma, chi per lui. Cambia anche per voi l'orizzonte, ragazzi. Ricordatevi che avete tre ruote della fortuna, quindi potrebbero arrivare dei cambi improvvisi a livello lavorativo, dei nuovi clienti, potrebbero arrivare dei nuovi contratti, occasioni d'oro da poter sfruttare, però vi dico, è come se ad un certo punto creaste una nuova regola per l'azienda. Quindi, non lo so, i clienti che non pagano almeno le prime due fatture, la terza non gliela do, ipotesi, no? Per evitare di rimanere tanto fuori col denaro. Questo ve lo dico perché la situazione economica non è delle migliori in questo periodo, adesso poi ci arriviamo. E quindi potrebbe essere utile o selezionare, per esempio, certe spese, selezionare certi clienti, certi prodotti, insomma, ecco, mi parlano di promozione. Io ho la sensazione che sia utile per voi riprendere in mano o un prodotto o un servizio che avete, diciamo, nel listino da tanto tempo e riproporlo un po' rivisitato. Questo potrebbe dare una spinta in più alla vostra azienda. Per quello che riguarda i soldi, lo tratto subito visto che ve l'ho appena accennato, non è che vada male a livello di denaro, anche perché, ripeto, avete tre volte la ruota della fortuna e questo bellissimo 6 di denari. Però fate attenzione a dove spendete, perché potrebbero esserci, diciamo, delle spese da dover affrontare prima di altre. Quindi mm, fate come un elenco delle priorità, in modo da capire,
se ci arrivate a pagare tutto sto mese oppure se qualche cosa va posticipato il mese prossimo. Però devo dire, ragazzi, che non è niente di preoccupante a livello economico, cioè nel senso ehm, è abbastanza regolare come mese. L'unica cosa, appunto, sì, che potrebbero entrare dei soldi in più, ma potrebbe essere utile, come vi dicevo, fare un ordine di priorità delle spese, che cosa devo pagare prima, che cosa è necessario pagare, cosa invece posso aspettare. Ecco, tutto lì. Passiamo all'amore. Allora, ragazzi, se siete single, potreste conoscere qualcuno. Non so perché, ma ho l'idea che possono essere almeno due persone, una più giovane e una un po' meno giovane, una di un certo ruolo, l'altra di un ruolo un po', diciamo, diverso. Però sì, uno lo sento come più, più finito come ruolo, c'è una persona che ha già un ruolo ben definito, mentre l'altro personaggio è working in progress. Diciamo che si sta costruendo o una carriera o un lavoro, o potrebbe anche essere una di quelle persone che lavoricchiano, un po' di tempo a contratto, un mese magari a casa. Devo dire che per voi nel mese di maggio sarà un po' come uscire dal guscio ed è da lì che si aprono un sacco di opportunità. Se siete occupati, allora, devo dire che anche per voi non va male il mese. Ehm, Potrebbero esserci delle nuove prospettive. Allora, diciamo, se la situazione, se la conoscenza, la frequentazione è fresca, è recente, le cose non sento che insomma abbiano grossi cambi. mm. Anzi, vi conoscerete meglio, inizierete a fare anche dei progetti insieme, secondo me. Se invece è un po' che vi frequentate, magari convivete, magari avete anche famiglia insieme, devo dire che anche qui le occasioni di prosperità, di abbondanza e di cambio non mancheranno. Per chi ha un partner così extra, per chi ha un partner che non sa se è un partner, nel senso che le cose sono un po' fumose, non è che le cose vadano male, però, cioè nel senso, c'è un buono scambio, vi vedrete, passerete del tempo insieme, però è come se l'altra persona non volesse darvi una certa sicurezza, una certa concretezza, perlomeno nel mese di maggio. Ok, sento che è come se si evitasse di dire cose certe, di prendere una posizione, come se l'altra parte rimanesse un po' lì sulle sue. Se invece siete in una relazione più o meno così, dove non va tanto bene, vi dico che per qualcuno potrebbe essere giunto il momento di chiudere la relazione. Avete tre volte la ruota della fortuna e due dieci di spade. E anche la torre, sono proprio carte di chiusura, ok? Di cambio, che tendenzialmente con la ruota della fortuna sono cambi molto positivi, sono cambi abbondanti. Quindi diciamo che si può vedere una trasformazione anche un po', secondo me, su vari livelli, su vari settori della vostra vita. Arriviamo ai figli, o ai progetti. Sapete che figli e progetti si possono intercambiare nella lettura di tarocchi. Sento che è come se avessero dei progetti, dei programmi, come se qualcuno potrebbe anche organizzare un viaggio o volersene andare. Ho la sensazione che qualcuno di voi inizierà a prendere in considerazione in modo diverso i figli, nel senso che si darà più valore ai figli, perlomeno questa è un po' la sensazione che ho.
Per quello che riguarda la salute psicoemotiva, ragazzi, devo dire che starete super bene. Probabilmente non, come vi posso dire, non sarete particolarmente loquaci, anche perché siete più in modalità osservatori in questo mese. Però tutto sommato devo dire che ecco, posso dirvi di fare attenzione alla gola, sia come organo che si può organo, sia come parte che si può infiammare, sia come gola, nel senso di mangiare. Cioè fate attenzione a che cosa introducete nel vostro corpo, ok? Perché ho come la sensazione che la ruota della fortuna rappresenta il pianeta Giove, Giove espande, quindi fate attenzione alla dieta in questo periodo, l'unica cosa che mi viene da dirvi. Ehm, Altro, vediamo che cosa posso dirvi. Secondo me cambierà qua il panorama ehm, in maggio in modo piuttosto veloce, rapido, positivo, si apriranno delle nuove prospettive, siate oculati soprattutto con i nuovi investimenti, ragazzi. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Prima facciamo questi. Allora, questo è l'oracolo delle credenze limitanti. Allora, adesso andiamo a vedere una difficoltà che potreste vivere in questo momento. Ovviamente a qualcuno risuona, a qualcuno no, quindi prendete solo quello che vi serve. E qui abbiamo: perché mi è difficile provare compassione? Normalmente per riuscire a provare compassione nei confronti degli altri dobbiamo prima essere in grado di provarla per noi stessi. Perché mi è difficile comunicare? Wow, qui abbiamo un asso di spade al contrario, eh? Quindi chiedetevi da dove arriva questa difficoltà, perché tendete a non comunicare, e qui ci possono essere mille ragioni. Una di queste potrebbe essere andare a scavare nell'infanzia e rendersi conto, vi faccio un esempio per farvi capire, e rendersi conto che quando noi da bambini tentavamo di comunicare il nostro volere, il nostro sentire, venivamo azzittiti. Quindi il bambino, quando eravamo bambini, abbiamo imparato che comunicare non serve, per cui adesso potremmo portarci dietro questa difficoltà a comunicare. Poi abbiamo perché mi è difficile rialzarmi in piedi. E qui avete la torre, un 10 di spade. Qui potrebbe esserci una scarsa fiducia di voi, per esempio, della situazione. Perché mi è difficile accettare qualcun altro? Oh. Guardate, la sento un po' collegata con questo perché mi è difficile comunicare. È come se qualcuno avesse una sorta di lealtà nei confronti del padre, della madre, del partner, del figlio, insomma, di qualcuno, e di conseguenza fa difficoltà ad accettare una persona nuova. E poi qui abbiamo l'ultima, perché mi è difficile affermarmi, ed è un po' il perché mi è difficile comunicare. Nel momento in cui io non comunico, cioè è come se non aveste abbastanza forza di carattere per imporvi, non è la parola giusta, però per affermarvi, per farvi valere, mettiamola così. Ora andiamo a vedere una carta gialla, che sono le potenziali credenze limitanti che avete. Perché non posso fare niente da solo? Qualcuno di voi è convinto di non poter fare niente da solo, di aver bisogno di qualcuno. Ecco, guardate, perché mi è difficile accettare qualcun altro? Che interessante, perché c'è una sorta di repulsione, di come si dice? Respingimento? No, non lo so. Comunque è come se steste respingendo qualcuno, però allo stesso tempo siete convinti di non poter riuscire a fare tutto da soli. Andiamo a vedere la affermazione su cui riflettere. Mi rendo conto di essere il giudice più severo di me stesso. Qui avevate perché mi è difficile provare compassione.
D'ora in poi vedo l'amore nelle mie critiche. Wow, super carta ragazzi. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Andiamo a vedere ancora un paio di oracoli. Allora, riconosci il tuo primo pensiero. E questa carta vi dice: oggi è un giorno di pratica intuitiva per riconoscere che il primo pensiero è il migliore e che normalmente corrisponde alla tua voce intuitiva più chiara. L'obiettivo: presta attenzione alla tua intuizione. Poi abbiamo: visualizza un corpo e una mente sana. Lezione di oggi: visualizzati come una persona completamente sana, dentro e fuori. Fai qualcosa che ti aiuti a raggiungere questo stato. L'obiettivo: fai tutto quello che è necessario per stare il più sano possibile. Ok, guarda il lato buono di tutte le cose. E qui abbiamo: questo è un giorno dedicato unicamente all'ottimismo. Succeda quel che succeda, il tuo compito consisterà nel vedere solo le qualità positive. L'obiettivo: metti in pratica il potere del pensiero positivo. Wow! Ultima, una fatina per accompagnarci, rivelazione. E qui fa vedere una fatina che guarda attraverso un libro. Quindi ragazzi ci potrebbe essere come un'illuminazione attraverso qualche cosa che vi verrà comunicato, qui c'è un 8 di bastoni, potrebbe essere una rivelazione da dentro voi stessi, una canalizzazione anche. Ok? Amici della bilancia, è una bella lettura, tenete presente che avete 3 volte la ruota della fortuna e che quindi qui il panorama può cambiare completamente. Bene, questo era quello che avevo per voi, spero che vi sia stato utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il percorso sulle credenze limitanti. Diversamente potete anche abbonarvi al canale ragazzi, anche lì tratto le credenze limitanti in modo un po' più generico, chiaramente, perché non avendo la persona davanti non posso fare il lavoro a tu per tu, però ci sono anche altri temi di esoterismo, di metafisica, metamedicina, parlo dell'astrale, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni, che ho riunito e messo a vostra disposizione. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene, detto questo io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vedremo nei prossimi video. Ciao ciao!